Buongiorno a tutti amici e bentornati! Oggi prepariamo insieme la pasta al forno, una versione davvero molto semplice e soprattutto molto veloce da realizzare. È inoltre una ricetta svuotafrigo perché ci permetterà di utilizzare tutti i salumi e i formaggi che abbiamo in frigorifero. Iniziamo a preparare la salsa di pomodoro. Facciamo soffriggere la cipolla con olio di oliva. Aggiungiamo successivamente la polpa di pomodoro, circa 1,5 litri, aggiustiamo di sale, aggiungiamo il basilico e facciamo cuocere per 30 minuti. Prepariamo nel frattempo la besciamella. 40 g di burro, lo facciamo sciogliere. Aggiungiamo 50 g di farina e la facciamo sciogliere completamente. Aggiungiamo anche mezzo litro di latte, poco alla volta, sciogliendo tutti i grumi. Insaporiamo con noce moscata, sale e se volete anche un pizzico di pepe nero. Continuiamo a mescolare fino a che la besciamella sarà densa. Per il ripieno possiamo scegliere salumi e formaggi, a nostra scelta, in base a ciò che abbiamo anche in casa. Io ho utilizzato circa un etto di mortadella, 80 g di speck e 80 g di salame. Come formaggi ho utilizzato 2 mozzarelle. Volendo potrete utilizzare anche del caciocavallo, dell'Asiago, del formaggio svizzero o ciò che avete in casa. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un like a questo video e se non siete iscritti è il momento giusto per farlo. Grazie mille! A questo punto possiamo cuocere la pasta. La cuociamo al dente perché dopo andrà naturalmente in forno. Prendiamo quindi il nostro tegame, aggiungiamo la salsa di pomodoro, la besciamella, (100 g di parmigiano), i nostri salumi e formaggi tritati, e la pasta. Se vi va, potrete seguire le mie ricette anche su Instagram. Vi aspetto numerosi. Francesca Chef. Vi lascio tutti i link qua giù nell'info box. Completiamo con una bella manciata di parmigiano grattugiato. In questo modo, durante la cottura in forno, si creerà una bella crosticina croccante. Infornare a 250 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la pasta al forno veloce e pronta. È davvero buonissima e piace sempre a tutti.
È un'ottima ricetta soprattutto per le persone che hanno poco tempo da dedicare ai fornelli. Ma il sapore è davvero unico e speciale, provatela anche voi. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi, di commentare e se volete potrete anche condividere questo video sui vostri social, come per esempio su Facebook. Ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao!